Come comportarsi se lei vuole stare da sola? Ecco, oggi te lo spiego all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL ormai dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora andiamo a noi e cerchiamo di inquadrare l'argomento. Ecco, lei ha deciso che vuole stare da sola. La traduzione è che sta male nel momento in cui è vicino a te. Quindi questo intanto dovrebbe bastarci come spiegazione. Poi ci possono essere decine e decine di motivi per i quali lei vuole stare da sola. Non sente più la stessa attrazione mentale, sente dei fastidio delle pulsioni, ci sono dei conflitti di fondo o ancora c'è un sentimento forte per te ed è confusa e vuole cercare di capire meglio. Ecco, i motivi sono svariati. A noi ora quello che importa è che lei vuole stare da sola e che se tu cerchi di fare qualcosa, questo qualcosa la fa stare male e ci può bastare come spiegazione. Ora ti svelerò 3 cose che puoi fare per cercare di ovviare a questa situazione. Vediamoli subito. Ecco, la prima cosa che puoi fare è cercare di convincerla, per quanto può sembrarti paradossale, che vuoi la stessa cosa, che vuoi esattamente la stessa cosa. Come farlo? Ti basterà staccarti qualche giorno da lei, quindi non sentirla, non vederla, cercare veramente di staccare totalmente, proprio spegnere l'interruttore per 4-5 giorni approssimativamente. A quel punto le scriverai che hai riflettuto a fondo e che è il tuo volere lasciarla da sola, perché hai capito tutta una serie di cose e che è giusto così. Il tuo impegno sarà proprio quello di convincerla, veramente credimi, a tutti i costi, che vuoi lasciarla da sola, che questo è il tuo volere. Fidati, funziona. Questo è il primo passaggio fondamentale. Quindi, ripeto, prendi qualche giorno di tempo, poi stacca completamente da tutto, manda un messaggio e convincila che anche tu vuoi la stessa cosa. Questo è il primo passo che dovrai fare, ok? Ok, se sei riuscito a staccare per un po' di giorni e poi mandarle un messaggio per convincerla che tu vuoi la stessa cosa e tutto è andato per il meglio, ora il secondo passaggio è quello di mantenere coerenza. Il che significa che lei molto probabilmente, sorpresa da questo tuo atteggiamento un po' insolito rispetto alle aspettative sue, cercherà di provocarti in tutti i modi. Cercherà, inizialmente magari potrebbe essere tranquilla e serena e dice ok, lo vuole anche lui, è d'accordo anche lui, poi vorrà capire di più e cercherà di provocarti in qualche modo. Il tuo obiettivo è quello di essere coerente. Il secondo passaggio ti chiede proprio questo, essere coerente fino in fondo, non cedere a nessuna delle sue provocazioni. Ogni volta, banalmente, ogni volta che proverà a dirti qualcosa, quello che dovrai sottolineare è che tu vuoi che lei stia per conto suo e anche tu hai bisogno di stare da solo. Quindi quando non riesci a cavartela in qualche modo perché c'è una difficoltà, c'è un'obiezione, non riesci a gestirla, la fermi e dici aspetta, anch'io ho bisogno del mio tempo e voglio stare da solo. Ci sono una serie di cose che sto valutando e ti chiedo di non cercarmi. Ok? Mi raccomando, coerenza, questo è il secondo passaggio. Fatto anche questo secondo passaggio, si passa al prossimo step, che è quello di attendere 17 giorni esatti. Non è una strategia buttata così come lì fuori magari avrai letto da qualche parte i 21 giorni, i 30 giorni, tutte queste cose qua. 17 giorni esatti, studiati su una base di consapevolezza emozionale che si crea nella persona, che saranno 17 giorni di silenzio assoluto tra te e lei. E lei in questi 17 giorni non dovrà in alcun modo assolutamente entrare nella tua vita.
cercare delle spiegazioni, voler approfondire delle cose, anche se dovesse chiamarti per dirti guarda, ci ho pensato, io ora sono stato un po' da solo, io voglio tornare con te o ne voglio parlare o dobbiamo vederci, ti devo dire delle cose, potrai inventare tutte le scuse di questo mondo, come ti dicevo al punto 2, non dovrai cedere. Quello che dovrai fare ora, nel terzo passaggio, è quello di attendere questi 17 giorni, poi scriverle un messaggio, un ulteriore messaggio, e dirle: ascolta, ci ho pensato molto bene in questi giorni e ho proprio il desiderio di ringraziarti. Ho scoperto tutta una serie di nuove opportunità e questo mi sta permettendo di crescere in diversi campi. Ora sono molto più sereno, sono felice e devo ringraziare te che mi hai dato questa opportunità. Ecco, questo un po' in sintesi, poi cerca di predisporlo come meglio preferisci, purché mantenga questa struttura. Questo ci servirà in un certo senso per cercare quasi di fare leva su quella che inizialmente è stata la tua volontà e che piano piano hai ribaltato come se fosse la tua. In pratica non farai altro che farle sentire quello che lei inizialmente ha fatto sentire a te. Non come vendetta, semplicemente come forma di similarità, un po' come anche Robert Cialdini spiega nelle sue armi della persuasione. E proprio con questo principio noi cerchiamo di sfruttare questa leva potentissima per cambiare un po' la sua percezione di te. Poi chiaramente da lì avrai la strada un po' in discesa, non dico tutta in discesa, un po' in discesa, e potrai applicare tutte le strategie di questo mondo. Se ti fa piacere io posso aiutarti, in descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti per potermi contattare. Inoltre ti chiedo di lasciare un like a questo video e un commento magari per chiedermi qualcosa o per esprimere la tua opinione e ripeto, ribadisco, iscriviti al canale se ti fa piacere, così potrai rimanere in aggiornamento con tanti e tanti contenuti gratuiti. Per oggi è tutto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao!